Di quale carne condisce con il ragù per i fusilli? La carne di maiale è più buona. È più buona? Forse sono abituata. Certo, assolutamente. E quindi mi diceva, c'ha questo ferretto per fare i fusilli, col ferro lo fai? Col ferro, sì. E lei ha insegnato anche a sua nuora questa cosa? Però non, i fusilli, tengo una mia nuora è molto brava a cucinare, però i fusilli non danno. L'altra invece poco le piace la cucina. E mio figlio, il padre di quel bimbi là, qua quando era qua non faceva nessun servizio di casa, niente. Adesso si è imparato a fare pure i fusilli, quando li vuole, se li fa. Questa è la ricetta che le faceva sua mamma, no? I fusilli che le ha insegnato a fare. Se lei dovesse dire il piatto più buono che si mangia a Gioia Cilento, qual è? Beh, i fusilli senz'altro, no? La pasta al forno pure, sì, pasta al forno. E come la fa questa pasta al forno? Come la faccio? Pure si faccia pure a mano la pasta al forno. Ah sì? Ah sì, facciamo la pasta come pasta di fusilli, Ok. poco diversa, impastata, più morbida, così. E facciamo la lasagna così larga, pure un poco più larga, no? La scaldiamo e poi la condiamo mettiamo carne macinata per fare il sugo. Prima quando ero giovane faceva pure i polpettini piccoli, le polpettine, e mettiamo pure queste polpettine, uovo sbattuto, la facciamo Bella sostanziosa. bella di sostanza pesante. Poi condivamo con questo sugo, la mettevamo al forno, un po' di formaggio parmigiano e mozzarella. Ma il pane lo mangia lei, signora? Il pane, sì. E lei sa anche farlo il pane? Come? E dove lo faceva il pane? È un contenitore così, quando sto coso largo, si metteva la farina. E come si chiamava questo contenitore? In Come dialetto, vengono? Madri, la madre. E Metteva questa dipende- farina e poi si metteva il lievito che preparavamo la sera prima. Come lo E preparava? poi il lievito è sempre con la pasta del pane, giorno conservavamo prima. sempre poi un po' di pasta di pane. E sta pasta di pane poi fino a aspettare i 10-15 giorni che poi si faceva il pane, ce la scambiavamo, oggi faceva il pane, domani lo faceva lui, che bello. il giorno prendevamo sempre poi quella roba fresca. E poi lo metteva a crescere Lo questo pane. mettevamo a crescere e quando era cresciuto lo mettevamo al forno. Quanto tempo ci impiegava a crescere questo pane? Beh, secondo che era la temperatura. Quando d'estate, nel momento finivamo di fare sta cosa qua, di fare le pannelle e metterle a posto e subito quasi accendevamo il forno. D'inverno no, d'inverno stavamo 2 o 3 ore per accendere il forno, andavamo a spiare e vedevamo quando il pane cominciava a crescere, a sollevare, accendevamo il forno che poi si trovava. Ma era fatta con la farina bianca il pane? Ma con la farina nostra, no, mettevamo il grano. Era vostro proprio il grano, era cilentano? Il grano, sì, perché questa casa che ho detto che ho fatto a mio figlio è un terreno pianura, prima mettevamo il grano, adesso ha piantato le ulive i miei figli perché mettevamo il grano, hanno il grano e hanno il granone. Quella è una bella campagna grande e facevamo giusto metà, perché era una terra fertile sia per il grano che per il granone. Che differenza c'è tra il grano e il granone? Che differenza, il grano è più buono, il granone non è che... Il granone si metteva con le famiglie che avevano poco farina di grano e mischiavano, non perché il granone era male, però non era come il grano, no? E poi c'era il mulino che ve lo macinava? Sì, avevamo il mulino qua a Gioia che macinava, sì. Quindi lei faceva questo pane, che forma aveva questo pane? Era rotondo, era... A pannelle rotonde così di un paio di chili, sì. E per Con quanti... famiglie numerose, adesso non si fa più.
Per quanti giorni lo mangiavate? Per 10, 12 giorni, Addirittura? pure 15 giorni bastava un forno di pane. Era veramente tanto, eh? Quando è stata la guerra, che io avevo 11 anni, 10-11 anni, quando è stata l'annata cattiva, che qua c'era l'appetito, c'era la fame per tutti, non si è fatto niente in campagna, si stava senza pane per tanti giorni. Poi quando è cominciato ad arrivare, che hanno fatto poi la pace gli americani e così, mandavano un po' di farina, però le famiglie numerose, questa farina era poco, era pochissima. E mi ricordo che a casa mia, una sorella di mamma, lei era contadina, erano un po' più adagiati perché queste cose qua, e gli dava le tessere, gli dava 2 tessere da spendere. Poi prendevano la farina mamma e una sorella di papà, la univano e si faceva il pane. E allora me li ricordo davanti al forno con la bilancia in mano e dividevano sto pane, però sto pane non bastava un mese. E papà faceva la fella di pane e ne dava una pocchetto per ciascuno. Mi ricordo che mamma da sotto la tavola così divideva quel poco di pane, faceva. E mi ricordo che papà un giorno l'ha rimproverata, diceva Adelina, dice, per favore, se mangia pure tu, dice, se mangi tu i tuoi figli come la pasta. E poi rimanevamo poi sempre 4-5 giorni senza pane, senza pane. Si andava per le campagne, andavamo a raccogliere l'erba, quella erba che si può mangiare, e cucinavamo, poi si mangiava. Ed è vero che nel forno del pane si faceva anche la pizza qua? Sì, faceva la pizza, mamma che faceva ai figli ogni 2 anni, mi ricordo sempre il pasticcere che veniva a fare i dolci, quei dolci col nastro per la festa del battesimo del bimbo, no? E faceva pure la pizza. Ma si faceva soltanto nelle feste la pizza? Soltanto le feste, sì. E si facevano i dolci e le pizze dentro il forno dove si faceva il pane, no? Avete fatto 67 anni di matrimonio. Qual è il segreto per restare sposati così tanto tempo? Non lo so dire, sono stati tutti e non lo sono stati E quando lui è andato in Svizzera, lei invece non... Ero prima in Svizzera, poi sono tornata, mi sono messo un negozio, ho fatto quasi 20 anni di genere elementare, lui però non aveva pazienza, è stata lì. Dove si vive lei? In Svizzera o qua? Beh, chi si sta là, non so, come decide, forse si vive meglio là, non so. Però io non mi sentivo mai all'agio, mi piaceva tutto, però non mi sentivo mai all'agio. E i figli sono nati là o no? Sono nati qua? Uno è nato, l'altro è nato qua, sì. E lei, signora, ha mai sentito parlare della dieta mediterranea? La dieta mediterranea, queste cose che mangiamo noi qua. Io penso che ci dà salute, che facciamo nel giardino e la raccogliamo e la mangiamo. Io quando vado a prendere la roba nel negozio, che mi capita che voglio mangiare oggi una verdura che io non ce l'ho, non la mangio con piacere perché non mi dà lo stesso sapore. Io preferisco più, quando mi manca la verdura, di raccogliere nel mio giardino quella verdura che noi non piantiamo, però sappiamo che è buona da mangiare, che da me a comprare la verza o qualche altra cosa. Si è mai informata su chi l'ha inventata questa dieta mediterranea? Ah, beh, da una generazione all'altra è passata così. Così cucinavano i nonni, così cucinata la mamma, così cuciniamo noi.